Vorremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire. Nient'altro che qualità. Da oltre 20 anni Europublishing è il punto di riferimento per i tifosi del Milan in tutta Italia. Con i nostri calendari, album di figurine, set cancelleria e carte da gioco portiamo la passione rossonera nelle case, negli uffici e nelle scuole di milioni di appassionati. Rivivi le emozioni delle grandi vittorie, colleziona i tuoi campioni preferiti e porta i colori della tua squadra del cuore sempre con te. Europublishing, quando la passione per il Milan diventa una tradizione. Visita il nostro sito europublishing.it oppure sfoglia il nostro catalogo su Amazon alla pagina Europublishing. Europublishing è qui che batte il cuore rossonero. Pranzo, tu non sai che fare, sintonizzati con Lunch Press, il programma che ogni giorno aiuta a vincere lo stress. È Lunch Press. Al microfono il pilota è Maturo Edoardo, tutti i giorni a fianco a lui c'è Menini Leonardo, che sarebbe il copilota e quindi porta anche il casco. Maturo ha un vaso da fiori per bere la grappa, talmente grosso che per sollevarlo non basterebbe il Rivaca. In regia c'è Morgan che schiaccia i tastini, mette voci inopportune mentre parla Menini. Da Bergamo son collegati con un vecchio Nokia, milioni di persone frutto della mente d'anni sporchia. Il Go, il Bralele Adani, Caresso il Giammaestro. Se ascolti tutti i giorni trovi molto più di questo. Qualche volta Sedorf manda un audio poco serio, anche se in diretta ci sono ospiti veri. Ma se non hai capito qui di cosa si parla, dillo all'avvocato e dillo anche alla mamma. Dillo a chi vuoi tu, è dalle 13 che inizia il programma. Lunci cocci 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 con Raga, preparate gli ombrelli perché oggi è tornato a farci compagnia Leonardo Menini, quindi piove. Non è vero, sì è vero, Piove. Ciao a tutti. Ovviamente non è che mi assento per lavoro, Edo, così come abbiamo fatto domenica. Ne abbiamo parlato di domenica, abbiamo accompagnato degli ascoltatori di Radio Rossonera alla Corriere dei Ciliegi. Potete vedere dalla faccia di Leonardo che è andata molto bene, molto bene. Cosa ti senti dire del vino, Leo? Beh, tanta roba, in generale nella vita tanta roba. È stata una bellissima esperienza. Per la prima volta nella tua vita? Ho riconosciuto la differenza fra le varie tipologie e le varie annate, perché di solito per me era semplicemente rosso-bianco, lo resterà di fondo. Però effettivamente per la prima volta devo dire quando è buono senti veramente. Abbiamo visto degli amici, non possiamo svelare nulla. Abbiamo visto dei super amici, ma soprattutto Edo, la tua camicia è ciò che resta di domenica, perché il colore della tua camicia è tutto Trasudacciuk, a Milano si dice il Trasudacciuk, che penso si capisca abbastanza da solo. A proposito di Trasudacciuk parleremo di Costa Curta, delle dichiarazioni di Costa Curta, ma e io torno e è tutto circolare, tutto circolare. No, questo è fantastico. Però io dico, io torno, vengo qua, vi allieto con la mia presenza, eccetera eccetera. Ci ha chiamato ieri anche Gerti dagli United States of America per dire che non capisco niente di vini. Perfetto. Vabbè, grazie. Tra l'altro Gerti parli l'italiano molto meglio di Leonardo. Io ti proporrei come co-conduttore di questa. Beh, sì, sull'italiano parla. Non l'hai neanche sentito, cosa ne sai? Provate qualcuno che vi guardi come Edo guarda gli agronomi, ma soprattutto. Mi hanno detto che mi avete fatto anche delle foto compromettenti. Sì, io so, assolutamente sì. Cioè? Io dovevo produrre tutta una serie di contenuti, ma soprattutto quelli più divertenti sono quelli su di te, che provi a produrre contenuti. Sì, al terzo bicchiere di Amarone. Siete dei maledetti. Io ero lì troppo divertente, che mi sbattevo, che mi impegnavo, sì. eccetera. Volevo dirti una cosa, Leo. Quella che c'era lì era una statua del Duomo, con il marmo originale del Duomo. Non era una mia rappresentazione, perché tu quando hai guardato quei muscoli guizzanti, io ho provato a limonarla. Edo, dove sei? No, non ho guardato te, ho provato a limonare la statua, poi ho capito che era una statua. Dopo arriviamo a parlare di calcio, ma c'è una cosa abbastanza divertente, perché a un certo punto quando si fa l'assaggio dei vini, sì, quelli bravi lo sputano, sì, perché se no ovviamente a furia di un assaggino qua, un assaggino là, te ne vai all'aceto. Io ho fatto così. Leo era la prima volta nella sua vita che
vedere una sputacchiera, cioè Sì. stava per bere anche la sputacchiera. No, se qualcuno No. avesse sputato lì il vino io l'avrei bevuto, ma cioè, che follia è questa cosa della sputacchiera? Grazie ad Alci Milanista che anche ieri ha regalato un abbonamento, raga, anche voi se volete sostenere concretamente Radio Rossonera, che poi vi porta a vivere questo tipo di esperienze. Io voglio vedere gli altri dove vi portano a vivere chissà quali esperienze, ma arriviamo al calcio, perché Si avvicina ci la sono un Juve. po', ha parlato Ibra, ha parlato Costa Curta, ha parlato un po' tutti, c'è la pausa delle nazionali, quindi parlano Sì, sempre ne un po' avremmo tutti. fatto a meno di tutte queste Chi cose. avrebbe potuto parlare di più e fare meno fatti invece è Strahinja Pavlovic, che espulso nel giro di 5 minuti, già la seconda espulsione in nazionale. Questo ci importa assai. Quello che ci importa però è che è arrivato un giocatore, Leo, che ci è stato spacciato come un importante difensore, anche per il costo, per quello che è stato, che è stato, Il costo che è è stato pienamente pagato. in linea con tutto quello che è stato finora gli acquisti del Milan. Peraltro, però appunto è quindi un acquisto importante. Fa l'esordio molto bene, anzi tiene una difesa che quella sera imbarcava acqua da tutte le parti. Mi ha detto, finalmente un raggio di luce. Cos'è successo a quel giorno, Leo? Perché Pavlovic ha perso la titolarità, non si vede più in campo ed evidentemente non è neanche sereno, perché se quando va in nazionale poi giro di 5 minuti viene espulso, vuol dire che anche che Agapa non è buona, come diceva mio nonno. Agapa non è buona. Ma il discorso su Pavlovic è che è un ragazzo giovane, è un ragazzo che ha tanti margini di miglioramento, in questo momento non è pronto per fare il titolare nella difesa del Milan. Quello che ci ha fatto vedere nelle prime partite. Ma è forte o no? Ti faccio una domanda secca, poi dopo argomenti. È forte o no? Cioè, è questa cosa qui o quella cosa che abbiamo visto inizio stagione? Io ti risponderei a metà, però ti rispondo, ti rispondo, argomento, è da difesa a 3, Edo, è da difesa a 3. Questo è il problema di Strahinja Pavlovic, che non è ancora in grado di giocare, e non è facile, perché non è facile un difensore che gioca... Tu dici, sta pagando anche tatticamente quelle che sono... Che sta pagando tatticamente quello che in questo momento è il Milan, cioè una squadra che ancora fa fatica a difendere di squadra, appunto di organico. Peraltro. Esatto. Gli si chiede a Pavlovic di fare dei recuperi, dei miracoli, e ovviamente quando sei esposto in quel modo lì è chiaro che poi fai fatica e rischi di diventare irruento. Deve crescere, non so se il Milan sia l'ambiente giusto, diciamo, in questo momento per valorizzare i giocatori. Detto ciò, è un difensore da difesa a uomo. Il Milan sta cambiando il modo di difendere. Era un difensore che poteva andare bene l'anno scorso con Pioli, ma sulla tipologia di giocatori sbagliati dalla società ne abbiamo parlato ampiamente anche qui a Radio Rossonera. Può crescere. In questo momento però Edo, Gabbia, Ciao, Tomori danno più garanzie. Lo stesso Malik Ciao, Edo, in questo Tra l'altro momento Gabbia potrebbe, cioè sta mettendo tutta per recuperare per sabato, per la Juve. Ormai lui è il titolare, ragazzi, ormai la difesa è e titolare. Ciao, dire... perché Malik Ciao nelle ultime 3 partite ha fatto Cioè tu dici bene. Gabbia Ciao, Io ad oggi dico Gabbia e Tomori Ciao. fuori? Sì. Ma dici tu per te? Io per me. Ah, ok. No, io per ok. me- No, io- perché in questo momento è Tomori Gabbia la coppia. Però ufficiale, Malik Ciao ha secondo giocato me. bene. Certo è che l'avevamo dato morto, Malik Ciao, e invece si sta... Ma perché Edo, a questo punto Però, cioè, voglio capire, intanto raga, da questo momento le telefonate sono aperte, potete partecipare. Cioè, io voglio capire che tipo di difensore è. Noi, avete visto, abbiamo fatto una sorta di metro che si parte da Senderos Se e si arriva a Stam. no? Però- Come unità di misura c'è, non lo so, definiamo, unità diamo un nome di a misura questo. di chi non hai capito. Tu tra poco parteciperai a questa unità di misura, Edo, tra l'altro. Tra l'altro Antonio dice un Chiellini prime, irruento, fuori posizione e tecnicamente inguardabile, però se dovesse avere la longevità della carriera di Chiellini, tanta roba. Però era per dire, allora abbiamo messo Senderos e Stam, Leo, potevamo mettere Costa Curta e Filippo Galli, insomma, Sì, tra... certo. Che difensore è? Scarso o forte? Dove, cioè, ovviamente si Allora, parte ad dal oggi- basso e si arriva a Filippo Galli. Ad oggi è più Senderos di Stam. Però appunto è un paragone complicato da fare perché l'abbiamo visto comunque poco. Il Milan, quando ha giocato a 3, quelle poche volte, per esempio col Madrid, ha dimostrato di poter tenere. Chiaro che non la puoi fare in tutte le partite, però se hai dei difensori che quelle caratteristiche lì le apprezzano,
si potrebbe anche provare. Io non lo so, Edo. Pavlovic a 4, ni. Ciao a 4, Cioè non è proprio ni. il suo. Tomori a 4 va bene, Gabbia a 4 va bene. Però dobbiamo capirci, dobbiamo intenderci, dobbiamo capire cosa fare con questa difesa qua, perché poi ogni singolo giocatore dove è in difficoltà. Tra l'altro brutte notizie per la difesa del Milan in vista di sabato. Ieri durante la partita della sua nazionale Vlahovic si è infortunato e non ci sarà contro il Milan, quindi piove ancora sul bagnato. Sì, perché Vlahovic, dai raga, quest'anno è un difensore aggiunto per le difese avversarie. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Enzo. Ciao, Mi fai Enzo. ridere anche mentre sono in attesa. Ciao Enzo, ciao. Anche rifletti. Ma sai quante ragazze me l'hanno detto a me questa cosa quando ero giovane, quanto li facevo ridere. Anch'io ero maestro a farle ridere. Prego Enzo. Ascolta, volevo dire che io mi sono fatto una certa idea su questi flop, no? O ipotetici flop, diciamo. Avete presente? A me sembra che il Milan somigli sempre di più al Manchester United, cioè è una squadra che chiunque metti dentro diventa un bidone. Cioè, ma per il fatto che Speriamo di no. Cioè, sì, ma perché ci hai fatto caso che al Milan è una squadra senza identità, sembrano tutte pippe certe volte. Quello che a me non è possibile. È vero che non compriamo dei fenomeni, però non compriamo nemmeno gente così scarsa. Io sono dell'idea, e continuo a dire da un po' di tempo tra l'altro, che manca proprio un'identità di squadra, come posso dire, un insieme di squadra, un sacrificio di squadra. E quindi è vero, però ieri abbiamo illuminato il cielo del Qatar, sì, lasciamo perdere. Vabbè, perché ridi, Leo? Scusa, è vero. Che siamo i campioni delle partnership. Noi siamo scudettati nelle partnership. Infatti io continuo a dire che il vero scopo di Red, vabbè, ormai credo che l'hanno capito tutti, che è quello. Però malgrado tutto, i giocatori che prendiamo non possono essere tutti così, cioè adesso prima, se vi ricordate, ciao, poi adesso abbiamo preso Paolo e quando è arrivato sembrava un fenomeno, adesso è diventata una pippa, cioè c'è qualcosa che va al di là, perché anche se non vinciamo coppe e scudetti, secondo me non possiamo essere questi, è impossibile. Va bene, grazie Enzo, anche noi. Ciao, anche noi. No, ma è chiaro, Asci, che chiedete scusa alle parole, ma ci mancherebbe altro, anzi noi siamo solo che contenti. È che però ricordiamoci che il Milan resta una squadra di calcio, ok? Cioè, ricordiamoci non è vero, una media company di questa cosa qua. Cosa volevi dire? Che non è vero, è una media company. E qua ci scrivono 35 milioni di nuovi tifosi, però intanto. Ma questi sono gli obiettivi che ha la nostra proprietà, Edo, non il campo. Io invece voglio restare sul campo perché appunto abbiamo detto non ci sarà Vlahovic, là davanti giocherà Ildiz e UEA che dovrebbe chiedere scusa a suo padre perché adesso te lo dici, stai buono tu prima di domenica. Tu dici, io sai che mi piace fare. Beh, Ildiz però in quella posizione lì è chiaro che cambia l'attacco, visto che stiamo parlando della difesa del Milan, no? Chi gioca più a zona, chi più a uomo, chi è più veloce, chi è meno veloce. Dovessero giocare uno tra UEA e Ildiz, che coppia di centrali ti aspetti? Tomori Gabbia, perché non avendo più Vlahovic, Pavlovic e Ciao diventano un po' meno utili, diciamo, alla partita. Serve un difensore un po' più veloce. La coppia comunque Tomori Gabbia Edo è forse l'unica che è assemblata bene per caratteristiche, uno più di marcatura, uno più di aggressione. Certo è che Tomori non sta facendo una stagione strepitosa, nemmeno quella dell'anno scorso, però con questo attacco qua forse Tomori potrebbe essere scelta giusta, ecco. Sì, io penso, io se fossi UEA, George, ogni volta che vedo la scritta UEA sulla schiena di quello lì che gioca nella Juve, io lo querelo. Quereli tuo figlio. Ma tu sì, dici, dai, se Leonardo Maturo si scrive Maturo dietro, tu lo quereli? Ma e se gioca come a parte che ha fatto 4 gol, già. Tra l'altro non sta facendo una cattiva stagione, Timothy Weah. Sì, però raga, cioè allora, tra l'altro mi ricorda Forrest Gump. A me Forrest Gump un po' mi ricorda perché a correre è bravissimo, poi con i piedi. Salutiamo Tom Hanks.
piedi. Salutiamo Tom Hanks. Edo, non so se tu lo sai, perché ho visto che nella tua corposa scaletta, nel trittico delle cose che ti sei scritto. No, aspetta, non voglio parlare di quelli. Ti voglio tirare fuori un altro argomento che c'è. Tu hai scritto Pavlovic, Costa Curta e Ibrahimovic. Io, piuttosto che parlare di questi tre, Edo, mi ritiro. Detto ciò, non so se hai visto ieri, ha fatto un po' di polemica l'esultanza di Pulisic. No. Perché ieri Christian Pulisic, Edo, segna, tra l'altro su assist di Musà, uno dei gol, e esulta col balletto di Trump. No, vero? Sì. Detto ciò, Pulisic dopo ha detto non era quella cosa lì, però Pulisic è esultato. Sì? No, sì. infatti è stato vedi un po' di polemica. Ero... È stato un po' di polemica anche sui social. Sai che io amo follemente perché i giocatori di solito sono dei metrapensieri. Quindi... Sì, come vedi anche Cialanoglu, anche lui grande cosa. Ma detto ciò, lui ha smentito Edo, quindi diciamo che noi ci ma ha smentito un balletto è difficile, ragazzi. Io volevo esultare così, no? Sì, vabbè. Aveva anche la capigliatura gialla fosforescente. Comunque, raga, a proposito di UEA, questo è il collegamento, Leo, seguimi. Sì, UEA sì. ha rilasciato un'intervista, George, in cui ha detto che lui è sempre stato tifoso della Juve. UEA, il figlio o il padre? No, il padre, è sempre stato tifoso della Juve, anche ai tempi quando era al Milan, eccetera. E quindi da un tifoso della Juve ci spostiamo poi a un tifoso dell'Inter, ovvero Costa Curta. Che ha smentito però di che ha smentito. Appunto ti volevo leggere quella smentita però per capire insomma come valutavi poi quella. Però tu mi stai facendo parlare di Costa Curta dopo che ho bevuto 10 bicchieri di Amarone. Allora parliamo di Ibrahimovic. No, hai ragione. Però se poi mi risale parliamo di Ibrahimovic che ieri all'uscita dell'asilo ha dichiarato il giocatore più ideale ha il piede destro di Zlatan Ibrahimovic, il piede sinistro di Zlatan Ibrahimovic, la testa di Zlatan Ibrahimovic. Leo a 50 anni quasi va ancora all'asilo, abbiamo possibilità di vederlo presto alle scuole elementari. Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Davide. Ciao Davide. Ciao. Da Toscana. Dalla Toscana, bravo. Ma volevo dire una cosa su Pavlovic, ma ora vabbè, è un po' scontato, però è una di quelle scommesse pesanti che il Milan fa. E comunque una scommessa è, quindi voi avete messo Stam e Sentero, se bisogna vedere se ma solo per somiglianza fisica, assonanza fisica. Ho capito, però è quel giocatore lì, dai, sono sempre i soliti discorsi. Il Napoli ha preso Buongiorno, noi abbiamo preso Pavlovic. Esatto. Pavlovic può diventare anche più forte, però al momento non lo è su quei giocatori lì. Secondo te Pavlovic, Davide, può diventare più forte di Buongiorno in prospettiva di margini di crescita? Secondo me no, però è un'idea mia. Secondo me è un marcatore molto forte, però è un marcatore. O un braccetto a 3. Esatto, un braccetto. Mi sembra che cioè il braccetto sinistro a 3. Secondo me è il suo ruolo. Non abbiamo nominato e non lo faremo Kalulu, non lo stiamo analizzando in funzione di Kalulu. Ma appunto. Però è sempre il solito discorso. Io poi quando voi avete detto chi dovrebbe giocare domenica, secondo me Tomori deve giocare, perché è l'unico rapido che abbiamo che ti permette certi recuperi, non perché sia un fuoriclasse nemmeno lui, però ha quella rapidità e quella velocità che gli altri nessuno li ha, nessuno ce l'ha. Davide, grazie. Questo volevo dire questo. E poi siamo sempre lì col discorso, vediamo, dai, vediamo. Un attimo se vinciamo e se vinciamo cosa succede dopo, perché ci sono sempre tante cose. Grazie. Adesso ci arriviamo. Però su Kalulu, Edo, a me manca. No, sì. Lo so, però non citiamolo perché sennò, Pavlovic lo dobbiamo analizzare in quanto Pavlovic, non in quanto è andato a occupare la casella di Kalulu. Ma facciamo un passo indietro perché c'è Timothy Weah che ci saluta. Sì, immagino. Tutto bene? C'era la famosa pubblicità di George Weah, tra l'altro. Ti avevano chiesto di fare la controfigura, no? A me sì, ho accettato, infatti mi dell'asciugamano. Dell'asciugamano. Invece la coscienza di Menini su Costa Curta. Costa Curta. Sì, però è appena tornato dalla collina dei ciliegi la mia coscienza è tornata adesso. Esatto. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, sono Mauro. Ciao Mauro.
Due considerazioni, no? Prima la persona che ha telefonato parlava di scommessa Pavlovic. Sì. Ma se tu vuoi fare una scommessa, scommetti poco. Non è che puoi scommettere 20 milioni di euro. È poco, per una... però è poco 20 milioni, ragazzi, per dei giocatori di calcio. Cioè, obiettivamente, parliamoci chiaro, non è tanto. Capito, ma è il nostro... Sì, tu dici il nostro ticket massimo comunque. Ma certo, sappiamo come vanno le cose. Certo, se tu consideri che per Pavlovic e Emerson Royal abbiamo speso più che il Napoli per Buongiorno, il discorso è sempre lo stesso, no? Beh, visto da questa prospettiva, raga, io cambia, mi voglio ammazzare. È vero. Cambia, non ci avevo pensato. No, è vero, la somma fa Buongiorno. Per quello non serve comprare i giocatori da 20, ma serve investire su giocatori più forti. Ma certo, era quello che voleva fare Maldini. Ma siccome Maldini voleva gente da 30-35 in su per rinforzare una squadra che era già buona, per non dire ottima, ed è stato segato per quello. Relativamente alla formazione della Juventus senza Vlahovic, secondo me si adatta di più alle idee di Thiago Motta, perché se pensate anche secondo me, per quello che ho detto, brutta notizia per il Milan. Ildiz rispecchia più un po' il gioco che faceva Zirkzee lo scorso anno, no? Quindi un centravanti che rientra, che fa un po' di gioco e di manovra. Ecco, sulle dichiarazioni di Ibrahimovic è meglio che stiamo zitti, perché veramente io non ho più parole. Ha detto che potrebbe tornare a giocare, speriamo davvero tanto. Ciao. Quindi scusa, è vero, la Trump Dance stavo vedendo, quindi ha fatto The Eating the Dogs, The Eating non the ha Cats. Cantato, però, era quella? Sì, ma non ha cantato. The Eating the Dogs. Va bene, dai. No, la cosa però comunque più scioccante relativa a questa cosa che ci hai detto di Pulisic è che Musa ha fatto assist. Ha fatto un bel questa assist, è la cosa più comunque... Guardate che il giorno in cui Musa si prenderà la titolarità del centrocampo del Milan, il Milan tornerà a vincere. Segnatevi queste parole. Sì, ma per il modo di giocare. No, mi ha colpito Pavlovic, Emerson Royal uguale Buongiorno. Beh, uguale no, perché neanche in due fa un Buongiorno, Edo. No. Cioè, nel senso, Buongiorno se c'è un campionato. Se gli aggiungi. Esatto. No, però dico a livello di economico più o meno. Ma perché il calciomercato non si fa giocando, il calciomercato non si fa con le figurine, il calciomercato si fa investendo su dei giocatori forti, soprattutto se sei il Milan, non su giocatori. Perché ti ripeto, non hai preso un giocatore che ho speso i soldi per questa camicia, scusa. No, non hai preso un giocatore, Edo, da 10 milioni che ha 18 anni. No. Sì, perché infatti l'ascoltatore dice le scommesse comunque si fanno, è vero, ne paghi molto meno. Ma poi a 18 anni, non a 22-23. Se prendi un giocatore di 22-23 anni è già fatto e finito in un modo o nell'altro. O comunque ha dei margini di miglioramento, ma quella roba lì, cioè, quella è una scommessa che puoi vincere o meno. Il Milan ha vinto Leao, ha vinto Benasser, ha vinto Teo Hernandez, ok, ma quella cosa lì non è difficile. Beh, è vero, 18 milioni. È vero che tu dici non è tanto, però lo devi rapportare sempre al contesto. Nel contesto Milan è una cifra importante, quindi non si può considerare una scommessa. Esatto, ma perché ma anche per età Edo non lo è una scommessa. Un giocatore come Pavlovic, un giocatore come Loftus-Cheek, un giocatore come Pulisic, non sono scommesse. Io, raga, faccio un appello alla dirigenza del Milan, perché visto che manca un DS, c'è questa camicia che dimostra la mia capacità nel giudicare, nel valutare, nell'acquistare le cose. No, se potessi applicare lo stesso criterio, la stessa competenza delle camicie anche sui calciatori, saresti il Milan di Redbird. Letteralmente il Milan di Redbird saresti. Cioè, se tu ti applichi questa cosa alla tua camicia al Milan, sei il Milan di Redbird. Sei il direttore sportivo di adesso. Guarda, Massimo, adesso mi fai piangere, perché Tare per me con Tare è lui proprio il mio preferito. Come direttore sportivo. Io Ricky Massara, però vabbè, fate voi. Ma non Ricky Massara non torna, raga, non in questa società, che quando hanno mandato via Maldini manco si ricorda, è quello lì, hanno detto, l'altro. Cioè Maldini è quello lì. Sì, quindi... e poi hanno preso quello là che neanche sappiamo chi è, neanche fa il mercato. Infatti, quindi non penso che la storia tra Ricky Massara e il Milan possa tornare. Certo è che me lo aspettavo magari non ha un'altra squadra. Sì, in Francia. Non mi ricordo se è Rennes. Forse è Rennes. Sì, il Rennes. È al Rennes Ricky Massara. E vabbè.
Detto ciò, sì, è camicie Comunque coordinate. vedo che ha riscosso successo la via camicia. Un successone, Edo. Un super successone. Poi hanno preso, esatto. Poi hanno preso il tipo con la camicia melanzana. Vabbè. Io basta, io non parlo più per protesta. Per protesta, sì. Dovresti farlo però tutti i giorni, visto quello che ci scrivono in chat, effettivamente. Ma scusa, no, abbiamo un ascoltatore? Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Mario. Ah, eccolo, ciao, Mario. Scusami Ciao, Mario, mi ero ragazzi. dimenticato. Vai tranquillo, vorrei solo soprassedere sulla camicia, per favore. Sì, perché- sì, Mario, sì. No, il colore potrebbe anche andare bene Presentabile. senza tutte quelle chiazze di porpora. Sì. Serve veramente Sono delle bici. Sono biciclettine, Normale. scusi, regia, se possiamo elegante fare... se vuoi. Sì. Fai uno zoom, Morgan, per favore, sulle biciclettine di Edo, così. Sono biciclette? Sono biciclettine, lo sai che Non me le... riesco a vederlo, dalla TV si vede solamente delle chiazze bianche, sembrava porpora. No, infatti, sono... vabbè, però- niente. Allora, se non hai capelli non puoi avere la forfora. Detto ciò, Mario, quella camicia lì me la regalava mia zia più o meno quando avevo dai 7 ai 10 anni, no? Sai, con le biciclettine. Ah, Io guarda, l'ho amore, anche ti... comprato, cioè dite che mi hanno fregato? No, Edo, non ti hanno fregato, non ti hanno rubato i soldi, Edo, hai fatto un ottimo acquisto. Dai, se l'hai pagata 10 euro ci sta. Sono proprio bici. Guarda, l'ho pagata, io ho il ticket da 20. C'ho il Anche ticket lui. da Ah, 20. ok, come il Milan, perfetto. Va bene, no, volevo parlare di due cose. Una riguardo Pavlovic, che secondo me è come quando si va a scuola, sai, ci sono tutti i ragazzi nella stessa classe, però c'è chi un pochino più intelligente, chi un pochino meno intelligente, chi apprende subito, chi apprende dopo, chi non apprende mai. Ecco, secondo me riguardo a Pavlovic ci vorrebbe un domatore di leoni, nel senso che lui ha quel carattere lì, ha quell'indole lì e non imparerà mai a stare tranquillo, buono, a leggere la linea della difesa. Lui è così, ci vorrà qualche anno secondo me. È l'ultima cosa Però che devo poi dire. le potenzialità ce le ha. Certo, non i passaggi, ma sicuramente può marcare meglio, però deve guardare un pochino di più la linea e essere meno impulsivo. Scusa, ma devo dire una cosa, devo comunicare con la regia, se ti dovessero chiamare per la premiazione della notte degli Oscar, Ma dai, per la cosa, aspetta alla fine della Sì, trasmissione. Morgan, controllami se no se restiamo YouTube ha demonetizzato il video, grazie. No, ma perché ha fatto una ripresa con l'uscita, mamma mia. Prego. Vado? Ok, l'ultima cosa è riguardo Ciuqueze, ma non ne avete parlato del gol che ha fatto? Ci arriviamo ok, perché ci arrivate. sì. Va Adesso bene, apro io allora, ok. sì. Allora vi saluto, ragazzi, buona giornata. Ciao, Cambia Mario. camita, Edo! Ciao. Ciao. Allora, prima di lasciarti c'è De Laurentiis che fa un paragone tra giocatori, si capisce? Ragazzi, buongiorno. Allora, volevo fare questo paragone, anche se non si può fare. C'è questa cosa che mi è balzata alla testa. Praticamente noi abbiamo comprato Buongiorno e voi vi siete tenuti Ciao. Cioè, la differenza sta nell'educazione. Uno è Ciao e l'altro è Buongiorno. Però è vero. Tra l'altro, l'altra sera stavo dicendo a mio figlio, guardando la nazionale, eccetera, che se io fossi stato Buongiorno nelle partite serali mi sarei fatto scrivere Buonasera. Mio figlio ha detto me ne vado. Me ne va. 12 anni, me ne vado. Leo? Ha segnato Ciukwueze contro il Ruanda. Mamma mia, raga, mamma mia. Cioè, Ruanda piegato da Ciukwueze, stiamo dicendo. Regia, ci facciamo mettere un'ultima ora. Beh, Ruanda è mica facile da battere in casa. È una squadra ostica. Ciao, come ti chiami? Ciao Edo, sono Angelo. Ciao Angelo. Allora, Ciukwueze ha appena fatto un gol della Madonna, un gol da trequartista però. Sì, e la Nigeria ha perso col Ruanda. Ma non so quanto ha perso, tra l'altro. 1-2. No, comunque volevo dire sull'esultanza di Pulisic, no? Di chi? Allora, se lui ha smentito vuol dire che si vergogna, perché quei tempi che corrono oggi negli Stati Uniti, io mi sto divertendo un casino, perché voi non lo sapete. C'è un fenomeno negli Stati Uniti che sta estendendo. Il fenomeno è Pulisic. No, a parte quello, non è un fenomeno di massa, però comincia a crescere, perché ci sono un sacco di donne, ragazze, che stanno mandando a fare in culo, questo il termine, stanno mandando a quel paese mariti, padri, madri che hanno votato Trump, quindi sai, tu dici sì, vabbè, però se Pulisic si è sentito però dall'altra parte sono quelli che ovviamente
sta felici e dicono cose che è meglio che non ripeto, se no Vabbè, lasciamoli, grazie a Dio sono questioni oltreoceano, le lasciamo volentieri oltreoceano. Speriamo che non vengano anche qua però, perché vabbè, sai che noi siamo facili ai contagi. Vabbè, comunque, a parte quello, se ha smentito vuol dire che si vergogna, cioè, quindi non lo so. Guarda, non lo so, mi ero perso sia l'esultanza sia la smentita, quindi non lo so. Ma ci sono alcuni youtuber milanisti che in questo momento stanno godendo come pazzi perché loro stanno nella parte lì e quindi vabbè, lasciamo perdere. Ormai siamo una tifoseria che fa ridere per molto. Cioè, cosa c'entrano? Vabbè, non lo so. Non lo so, domandaglielo a loro, ma sai, ci sono i complottisti, no? Ci sono quelli per cui... se mi capita di vederne uno glielo faccio presente, guarda, promesso. Leo, va bene. Comunque dai, secondo me domenica, cos'è, sabato che giochiamo, giusto? Sì. Allora, io fino adesso ho azzeccato il derby e il Real. È vero. Cosa facciamo? Però con la Juventus ho sempre una remora. Vabbè, speriamo di non perdere. Beh, non ti vedo ottimista. Con Inter e Real sei venuto qua e hai detto noi vinciamo, con la Juve non stai. Lo so, ma sai, la Juventus è strana, il campionato italiano è strano. Con Real ero sicuro, con l'Inter anche, però vabbè. Speriamo, cosa vuoi che ti dica? Piuttosto speriamo che non ci massacrino ancora di più Teo, nel senso che ormai è l'obiettivo. Adesso però ci si è messo anche Deschamps, cioè... Sì, però vabbè, Deschamps ha fatto un discorso abbastanza serio. No, però non è la prima volta che Deschamps si fa i fatti nostri, ma lui fa così, però ripeto, ma si facesse i fatti della Juve se vuole Deschamps. Adesso che abbiamo Leao che ha fatto un gol alla UEA, praticamente è partito dalla sua area di rigore. Sì, ma non Timothy. No, quello buono. L'unico, direi. Va bene. Angelo, ti devo salutare perché sì, va bene. ho bisogno di leggere la dichiarazione di Costa Curta. Ciao Angelo, dice: io voglio bene al Milan. Si vede da una roba. No, anch'io ho un altro tema. I tifosi non hanno questa percezione, ma si vede che vuoi bene al Milan. Sì. E voglio bene a tutti, ma non sono un passionale. Cioè, per lui il Milan è più una questione di sesso che d'amore, perché non è un passionale. Anche soprattutto per noi lui. Sono un professionista. Al Milan tutti mi hanno riconosciuto una grande professionalità. Tutti gli hanno riconosciuto una grande professionalità. E quando mi hanno chiamato a Sky Sport sono rimasto professionista. Quindi questo mi porta a essere critico ogni tanto con mio figlio, con mia moglie, con me stesso. Ogni tanto critico anche il Milan e i giocatori. Ma ogni tanto, raga, proprio... bisogna andare a trovare proprio con lumicino quelle critiche di Costa Curta al Milan. Io invece mi domandavo da dove viene questa acrimonia, perché ogni volta che io la mia idea ce l'ho ma non la dico, apre bocca invece è uno schizzo di veleno sul Milan, o comunque se non lo vogliamo chiamare veleno, comunque Leo, diciamo molto critico, forse molto più critico col Milan che con tutte le altre squadre. Questo sicuramente. Intanto querelo Antonio Gatta che dice che Costa Curta un po' analisa e soprattutto però Teresa dice il milanismo è passione, per cui Billy non è milanista e dici questo però è evidente. Teresa, chapeau. Il milanismo è passione, se lui la vive senza passione è un'altra cosa che il milanismo. Io ho la mia idea che qualcuno qua in chat l'ha scritta, non la dirò. Finita sta puntata andate a recuperare l'ultima puntata con Filippo Galli, così vi rifate fate pace col vostro milanismo. È la settimana di Menini, Edo, perché dopo il gol di Chukwueze segna anche Leao, che fa un gol bellissimo, fa veramente un gol bellissimo, tra l'altro anche di testa. Chi, scusa? Leao. E speriamo che con la Juve possa bissare la prestazione di Cagliari ma secondo me di Madrid. adesso non vorrei dire stagione finita per però non lo so, è come se gli fosse scattato qualcosa, quindi se così dovesse essere, però raga, se così dovesse essere, chapeau a Fonseca. Scusa. Se effettivamente Fonseca l'ha aiutato a fare questo step qui che si è visto nelle ultime settimane,
allora io gli chiedo scusa a Fonseca perché l'ho criticato tanto per questo su Leao ed effettivamente ci restituisce un giocatore diverso. Lui è dispiaciuto perché non è mai stato chiamato a allenare il Milan dopo tutti gli ex calciatori. Ma raga, non è che essere un ex calciatore fa di te allora necessariamente un grande allenatore, cioè non c'è questo automatismo, voglio dire, quindi non è che uno ha fatto calciatore allora deve fare l'allenatore poi del Milan, ho capito, cioè, no? Sì, no, beh, quello sicuramente, però davvero a un certo punto dopo il secondo argomento era quello che mi scaldava meno, Edo, tra Pavlovic, Costa Curta e Ibrahimovic, e glisserei tanto l'acrimonia, non so come si dice, di Costa Curta nei confronti del Milan è evidente. Sì, ma lo sai che nella settimana delle pause nazionali comunque c'è più spazio a di interviste, cose eccetera, quindi vengono fuori anche queste curiosità, perché comunque era stato accusato di essere interista. Io pensavo più juventino sinceramente, però sì, da come parla del Milan forse io più interista, diciamo non milanista. Sì, certo. Ecco. Cos'è che volevi dire? Posso andare all'ascoltatore? No, andiamo all'ascoltatore, poi sono altri temi da aprire. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, Matteo Treviglio. Ciao Matteo. Ecco Matteo è ancora sicuramente ubriaco, questo ve lo posso dare per certo. Matteo, prego. Esattamente, si dice quando non sono ubriaco, quindi quando c'è una cosa che è una novità. Le cose di base non vanno comunicate. Sì, Leo, effettivamente la gente lo capisce quando interviene Matteo, che è quasi sempre ubriaco. Prego. Assolutamente. Ma io non so, tutte queste polemiche a riempire, e lascerei un po' andare il tempo che passa. Poi io non posso voler male a Costa Curta perché mi rendo conto, uno dice sì, di qua, di là, però ragazzi, quanto ha vinto Costa Curta col Milan? Tanto, sì. Ragazzi, Galli, Tassotti, Baldini, Costa Curta, Baresi hanno bloccato di tutto e hanno vinto di tutto di più, quindi sì, per carità. Ma te lo posso dire adesso, non è contro Costa Curta, non è contro Costa Curta, ma se tu con Tassotti, Baresi, Maldini, Sebastiano Rossi ci mettevi Leonardo Menini, non se ne accorgerà nessuno della differenza. Non so, comunque io mi distinguevo bene. Però quella difesa mi sarei distinto bene. Avevamo, si esalta gente che fa dichiarazioni, ma ha vinto un decimo, però insomma, parlano i fatti. Quando vai in bacheca i trofei rimangono, le parole sai quello che vuoi. Quindi, sì, ma anche Roque Junior ha vinto una Champions, così per dire. Se vogliamo, non lo so, non riesco a insultare Costa Curta anche quando sono a chi ha insultato Costa Curta? Stiamo commentando le parole, nessuno qui ha insultato Costa Curta. Dagli dell'interista, secondo me, devi insultargli la mamma, però. No, dipende, lui non ha detto così e comunque non abbiamo detto noi che è interista, è lui che ha smentito, non so, dov'è che è venuto fuori che era interista, non lo so. Detto questo, io volevo rivelare solo un bellissimo evento a tutti gli ascoltatori e quant'altro, cioè il fatto che domenica, che sono stato invitato gentilmente dalla radio a questo evento fantastico, organizzato benissimo, nonostante la presenza di Lunch Press, come ho detto. Certo, grazie Matteo, sempre. La scena più bella di tutta la domenica è stato se si può dire, si può dire, eccolo. Allora si può dire. Che con in mano la soppressa veneta e un calice di Amarone nell'altra mano ha detto è peccato che io oggi sto lavorando. Il tutto di fianco all'altro ospite che fa l'operaio in fabbrica. È un momento dentro una incorniciata. Si commenta da solo. Però è fattuale, ragazzi. Cioè, noi domenica stavamo lavorando, poi ti dicono trova un lavoro. Io infatti non ho bevuto. No, non è vero. Sul lavoro non è vero. E poi ti dicono trova il lavoro che ti piace e non lavorerai un giorno della tua vita. Io l'ho trovato. I momenti top c'è stato anche Edoardo Maturo, ti giuro, quando faceva le foto, le cose, eccetera, click, domanda, eccetera, una vigna, 25 minuti in medio di posa per inquadrare la targhetta della vigna. Giuro, Edoardo Maturo sta male a inquadrare le vigne piuttosto che guardare le donne, il vino. No, ma io non ho bevuto. Ha fatto degli zoom alla vigna che mi sembrava. Raga, quando uscirà il video poi su canale mi direte voi, giudicherete voi. Secondo momento top di Edoardo Maturo. Vabbè, avevi detto che parlavi di Menini, però scusa. Prego. Incontriamo dei ciclisti e Edoardo fa un'ora a guardargli le bici, a parlare di ciclisti. Non li ha neanche visti loro, li ha solo guardato le bici. Erano persone famose di cui io non ho riconosciuto nessuno perché ero più interessato alle. È vero, lo ammetto, è vero.
Assolutamente, è stato un momento molto molto divertente, devo dire. Dai, No, grazie Matteo, quando vuoi chiamare per sputanarci, prego. Non... Assolutamente, no, ma questo per dire che Edo è vero, non è un personaggio finto, è esattamente scemo come lo vedete così, in trasmissione lo è anche fuori, non finge, è proprio scemo così. Oh, beh, cioè, almeno c'è della coerenza. Se poi guardi le foto ci sarà pollice davanti alla fotocamera. Effettivamente non ho chiesto a Sal come sono vi faremo sapere. Matteo, se devi chiamare per dire queste robe, non chiamare più. Grazie. Esatto, no, dai, io comunque sapete che poi a prescindere devo difendere gli slavi finiti di Tito Perice, quindi io sono dalla parte di Pavlovic a prescindere. È vero, però tu dici che è un momento che il ragazzo si farà. No, attimo serio. Secondo me è un ottimo difensore. Non possiamo pretendere che diventi chissà come, avendo giocato 3 partite scarse ed è appena arrivato. Poi anche lui ha cambiato ruolo, abbiamo cambiato difesa, abbiamo cambiato moduli, ha giocato poco, adesso con calma. Guarda Reinders, il primo anno c'era gente che voleva vedere. È vero, ma è da difesa a 3, come dice Menini? Secondo me sì, però potrebbe anche adattarsi, ma bisogna dargli il tempo. Ripeto, ha giocato 3 partite, 3. Però appunto le altre poteva giocare in nazionale, è stato espulso, ogni volta che entra in campo viene espulso, quindi... ma quello è il carattere slavo, lo sai che loro sono caldi. Vabbè, ma anche noi, ci seguono anche noi, anche l'uomo italiano è caldo, Matteo, non... Era come Redi che una volta che andava a protestare ti piangevi perché sapevi che finiva col rosso, perché andava a prendere e mettere le mani in faccia agli arbitri, lo sai che sono... No, comunque secondo me gli manca di farsi cucire un sopracciglio in panchina Pavlovic per fare quel salto di qualità. Grazie Matteo. Dai, ciao ragazzi. Ciao, Pavlovic invade la Polonia. Nuovo film presto su Netflix, Antonio. Va bene. Allora, Edo, 2 cose. So che tu non sei aggiornato su questo, te l'ho detto stamattina, te l'ho raccontato. Edo, tu non sai cos'è. Tu non sai sicuramente cos'è la Kings League. Per chi non lo sapesse, la Kings League. Ma cosa non lo sai. Presidente della Kings League Italia, tra l'altro, Edo è Zlatan Ibrahimovic. E anche qui si potrebbe aprire un tema su il nostro dirigente, che cosa fa nel suo tempo libero. Si può dire che gli acquisti della Kings League saranno intorno ai 20? Sì, si può dire questo, esatto. Ma soprattutto Zlatan Ibrahimovic cosa fa? Ha rilasciato una dichiarazione lì alla Kings League, parlando tra l'altro proprio di mercato, su tornare a giocare. Sì. Dicendo serenamente, perché tanto il Milan, come ben sappiamo, è primo in classifica e sta dominando il campionato. Mercato, oggi non c'è il pensiero di rinforzare qualcosa sul mercato. Vediamo cosa succede in questi 2 mesi. Speriamo niente con i nostri giocatori, si rimane uguali e si va avanti. Quindi siamo ultra competitivi così, secondo Zlatan. Infatti siamo ultra competitivi e siamo ottavi. Mancava il movimento del collo, circolare del collo, esatto. Siamo a 8 punti dalla vetta, ma siamo competitivi. Cosa manca a questo Milan? L'equilibrio. Perdiamo risultati in partite dove non devi perderli. Grazie Zlatan. C'è un gioco nuovo, quando troveremo questo equilibrio la squadra andrà molto molto meglio. Ora, detto ciò, Edo, il mercato di gennaio del Milan, Zlatan Ibrahimovic l'ha praticamente chiuso. Forse è meglio non farlo più parlare. A meno che non ci siano infortuni. Questo è un po' stato più o meno. Più che altro è vero che poi dopo uno dice gli importa assai a Zlatan Ibrahimovic, però tutto quello che c'era di bello non lo... Perché ha un atteggiamento. Io non voglio ritornare all'ennesimo Maldini vs Ibrahimovic, perché non è così, e se no rischio di passare anche per una vedova di Maldini eccetera. Però non lo so, cioè quando parla di Milan lui parla di business, ok? Come questa qui non ha una passione per il Milan. È vero che lui è in un ruolo dirigenziale, quindi un dirigente non è che deve agire col cuore ma deve agire con la testa, questo non c'è dubbio. Ma qui stiamo parlando però di comunicazione, Leo, un po' di intelligenza sociale. Ok, cosa ti costa dire? Stiamo lavorando sui migliori prospetti. No, piuttosto che dire no, siamo a posto così, e uno gli dice ma scusa, siamo a posto così, e no, dovremmo essere primi in classifica se siamo a posto così, no? Infatti, Edo continua la trafila di dichiarazioni da parte di membri della società Milan completamente sbagliate, partendo da Scaroni, passando per Furlani, finendo con Zlatan Ibrahimovic. Io chiedo semplicemente, ragazzi,
di o non ascoltarli più, o cercate di concentrare le vostre risorse non tanto sulle interviste, perché spoiler, ad oggi non vi stanno riuscendo, perché siamo ottavi, e dire va bene così, sono contento dei risultati, parole in musica del nostro allenatore, o il mercato del Milan è già chiuso perché siamo a posto così e siamo ottavi. Io dico, signori miei, non lo so, vedete voi. Detto ciò, facciamo altre cose. Qualcuno, Edo, dice tra l'altro, nel caso ci fossero infortuni, a quel punto allora Ibra cosa ci ha detto? Si provvede all'improvvisazione, troveremo un terracciano qualsiasi per compensare l'infortunio eventualmente di qualcuno. Quindi, detto ciò, preferirei che Ibra si dedicasse alla Kings League, perché appunto ci sono un sacco di diciamo personaggi importanti del web, soprattutto di altre piattaforme, streamer, la eccetera. Fedez a Ibra. Posso dire che Leo, Sì. io se non mi vedete qui le prossime settimane, eccetera, sarò incollato a vedere questa cosa qua. Grazie Asci milanista, grazie. Che regala un abbonamento, lo vince il classico italiano. Edo, qualcuno risponde, per esempio, Edo, cara banca, non pago più il mutuo perché sono a posto così. Poi nascono, capito, tutte queste... Ma ascolta una cosa, Leo, ieri non c'eri perché eri a bere, mangiare, eccetera. Benedetto, a banchettare come che è il mio i lavoro. romani. Eri lì con i grappoli d'uva, a ciucciare grappoli d'uva così. Noi, mentre stavamo lavorando, mentre uno... Non stavo c'era ciucciando grappoli qualcuno con la foglia di fico che faceva aria, tu ciucciavi i grappoli d'uva. Noi abbiamo fatto vedere la foto di dopo Italia-Francia, Teo Megnan con Daniel e Sandro, tutti per nome perché sono nostri fratelli. Figli. Che cosa, Leo, ti ha... L'abbiamo commentata, raccontaci le tue emozioni. Mi ha suscitato tante emozioni, ovviamente, ma perché appunto, nonostante stiamo provando a sradicare il milanismo da questa squadra, il milanismo per fortuna resiste. Megnan e Teo sono due esponenti attuali, Sandro Tonali e Daniele Maldini sono due purtroppo ormai ex esponenti, diciamo, di questa cosa. Ma torneranno mai al Milan? Per me Sandro torna al Milan. Io l'ho sempre, dal giorno in cui è andato, Sandro tornerà al Milan. È vero, Antonio, sai che io proprio non ci avevo pensato? Certo, no, io sì. Non ci avevo pensato, come mai nella foto non c'è? Perché è una foto per Donnarumma? milanisti. Che se no c'era dentro anche Bastoni. No, vabbè, che c'entra Bastoni? Foto per milanisti. Ho capito, Daniel però... Maldini, Sandro Tonali, Mike Megnan e Teo Hernandez. però... Altri no. No, vabbè, ma ascolta, l'ho capito cosa intendi dire, però sono tutti ex compagni di squadra? Megnan e Gigio no, però con Teo... No. E allora la risposta è quella. La risposta è che lì dentro ci sono 4 milanisti e fuori ci sono altri 20 giocatori. Appunto perché aveva il virus intestinale, Donnarumma sarebbe andato lì a impestare gli altri. Se aveva questa occasione se la sarebbe fatta scappare. Tra l'altro virus intestinale in concomitanza con il secondo ritorno a San Siro. Ma soprattutto qualcuno dice io sono d'accordo, preferivo Di Marco che Donnarumma in quella foto. Sì, certo, sono assolutamente sì. Di Marco preferivo Di Marco che Donnarumma in quella foto. No, dai, adesso non comunque Edo, te lo dico, prima o poi, quando ce la faremo a tornare a essere il Milan che tutti noi vogliamo, tornerà anche Sandro Tonali, che non perde l'occasione di mettere like a foto sue con la maglia del Milan, momenti suoi passati. Grazie Morgan mi hai anticipato. Era quello che volevi dire, più o meno 4 versi e non riuscivo a dire niente. quando non è quella roba lì. Io preferivo buongiorno per ciò che non è stato. No, ragazzi, stanotte continuerò a ripensare Pavlovic più Emerson uguale buongiorno. Questa cosa qua. Si poteva domandare a Zlatan Ibrahimovic, per esempio. Ma invece abbiamo preferito chiedergli come si svolge la Kings League, Edo. Ci sono priorità evidentemente da una parte e dall'altra. Noi cerchiamo di pensare al campo, ma la società Milan pensa al fuori dal campo. No, in realtà ci stanno dicendo che si sta pensando ai rinnovi e ci sono effettivamente sul tavolo un po' di rinnovi anche pesanti. Sì, quali quello di Reinders, quello di Megnan, quello di Gabbia, che sono i 3 più avviati, e quello di Teo, che invece ad oggi non è avviato. Teo, Se ti dovessi sbilanciare, secondo te cosa... In ordine di riuscita, Gabbia, Reinders, Megnan
Io su Teo metto un punto di domanda. Reinders che tra l'altro continua a ribadire questa cosa, cioè, io mi vedo al Milan, ha detto fine 30 anni, voglio vincere lo scudetto, cioè parole da leader. Quando parliamo di quando parliamo di comunicazione, queste sono le parole. Ti sta prendendo per mano il Milan, Edo? Anche a livello di leadership, non che il Milan abbondi di leader in questo momento, però Vediamo, diamogli anche te. È vero che non è giovanissimo, però vediamo. Teo non 2 mesi facili. No. Teo non 2 mesi facili, adesso come dire, il testimone è passato da Leao a Teo, esatto, sempre sì. no? Quella è quello che ha fatto la differenza nel Milan e quello che ancora oggi sta facendo la differenza, se vuoi, in negativo. Tornerà anche Teo, vedrete. In forma, bene, eccetera, come sta facendo Leao. I grandi giocatori. Tra l'altro, aspetta, secondo figlio. Una bambina. Una bambina, sono nati i gemelli invece di. Ma io dico una cosa, però, ragazzi. Teo è sempre stato, però, così altalenante. Sì, quello è vero. Non è mai stato costante al 100%. Ha fatto delle stagioni più costanti, altre meno. Chi è costante? Forse se oggi non viene riconosciuuto unanimemente anche all'estero, è perché come esistono gli interisti. No, è perché sulla continuità effettivamente ha ampi margini di miglioramento. Certo, però qualcuno qui in chat mi dica se davvero Alphonso Davies e chi guarda la Bundesliga è più forte. Per me no, assolutamente no, ma chi invece è costante, l'ha dimostrato anche contro l'Italia, è Mike Maignan, che fa una parata strepitosa al 94esimo, tra l'altro parata che porta l'Italia al secondo posto, non al primo, gol di Sandro Tonali, io mi volevo ammazzare. Cioè, nel senso, io mi voglio ammazzare, non so cosa dirvi. Gol anche di Sandro Tonali, che a centrocampo, Edo, in questo momento è il centrocampista in Italia, italiano, che è più forte, lo sta tenendo in piedi lui. Io devo dire anche un'altra cosa brutta, tanto poi dopo si autocancellerà, eccetera. Però, ragazzi, centrocampo con Tonali e Barella è qualcosa di astronomico. Anche Barella è cresciuto, mamma mia. Poi c'è Frattesi, purtroppo. Vabbè, ce lo dobbiamo tenere, è in nazionale, che vi devo dire. Certo è, Edo, che abbiamo parlato. Rovella ha fatto bene, però adesso mi dice Fofanana. Sì. Abbiamo parlato tanto del centrocampo, che ci manca Tonali, Bennacer, che sì. Io vi dico che anche un centrocampo Reinders, Fofana e Tonali. La giornata non è bella perché mangio mentre corro, ma migliora nettamente quando chiama Antonio Porro. Mi piace il porridge, la zuppa di Porro. Chissà che avrà mangiato Antonio Porro. Porro time. Ormai vi voglio bene, manco fosse mia madre. Lo voglio dire a tutti, Antonio Porro, mio padre. Signore Antonio Porro! Antonio, cosa hai mangiato Nino. Oggi cosa va? Ha detto oggi. Come si chiamano? I gnocchi al pomodoro? Gli gnocchi. Gnocchi pomodoro? Solo quello. Solo quello? Che aveva già 4 etti di gnocchi, però. Che piattazzo ti sei mangiato? E voi che avete mangiato voi? Io niente ancora, Antonio. Ho mangiato delle arachidi al wasabi, se ti interessa. Io un minestrone. Pensate come siamo messi. Ciao Antonio Porro, ciao. Ciao Edo, oggi il mio pranzo. Comunque è sempre chiarissimo nelle dichiarazioni di Antonio Porro. Io come consulente, io lo considero come consulente di comunicazione. Poi dopo al Milan dici poi dopo però anche chiunque vedete voi, prego Leo. Sì. No, detto ciò, Edo, tu hai mangiato cioè pensate l'alimentazione di media e poi vi domandate, perché poi si arriva all'età di Edo conciati in questo modo, minestrone e arachidi al wasabi. Tra l'altro arachidi al wasabi deliziose, vi devo dire la verità, l'unica cosa che oggi sono riuscito a ingerire. Ecco, te l'ho fatto scoprire io. Forse sì. Menini si mangia il tonnato con lo spritz dopo l'hai capito, Dani, che lui è upper class. Io ho deciso, Edo, che dopo la settimana scorsa, che è stata la settimana del mio compleanno, dove letteralmente ho questo spero che non mi siano sentiti i miei genitori, bevuto da martedì a domenica, ho deciso che questa settimana qua invece anche tuo padre ti ha detto che era impresentabile, dai. Sì, e mi ha detto anche di andare a dormire. Un abbraccione mi ha detto anche di andare a dormire. Un abbraccione, guarda. Mi sono presentato al mio compleanno con i parenti di
di sabato che mi ha detto se vuoi andare a dormire c'è la camera di là, ci rivediamo fra 3 ore. Comunque Leo, per tornare a Tonali, fammi dire una cosa, non era scontato che tornasse così, comunque è stato un anno fermo, psicologicamente parlando non è una roba neutra, mantenere le motivazioni, trovare dentro di sé gli stimoli, combattere contro lo stigma per certi versi, perché poi sei tornato e sei quello che scommettiamo che Tonali bla 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 bla. Non solo è tornato, ma si è preso il centrocampo della nazionale e del Newcastle, perché lo adorano. In Inghilterra lo adorano, e anche questo non era scontato. Edo è tornato più forte, e vuol dire che adesso tanto Tonali può solo che crescere, perché se non ti, tra virgolette, scalfisce o superi questi momenti, vuol dire che adesso diventerà da così a più forte. Chi ha davanti? Chi ha davanti nel mondo? Quanti e chi? Tanti. Difficile un po', adesso ancora un po', però è il centrocampista italiano sicuramente più talentuoso in questo momento. Insieme a Barella, scusami se lo dico. Sì, ma Barella ha un'età diversa, però Edo. Sì, ci sono comunque degli anni di differenza. No, perché per onestà intellettuale lo devo dire, perché mi sono accorto ieri che mio figlio continua a dire che è un scarso Barella, e mi sono accorto che era molto colpa tua. molto influenzato, però ho detto guarda che in realtà è dell'Inter, però non è così scarso se proprio lo guardi, poi magari non è il massimo della sportività, non è quello che vuoi, però raga, è veramente grande forte, carattere. è più forte che bello. Tocca più palloni che capelli che in testa. Ciao, come ti chiami? Ciao, Gerti dagli Stati Uniti. Gerti, ciao, bentornato, dici. Ho chiamato per dire ciao a Leo. Ciao Gerti, che piacere. Ciao. Avevo una domanda per voi, ragazzi. No, io prima ce l'ho. Il tuo vino preferito qual è, Gerti? Ma sta per fare una domanda? No, non ti preoccupare. Sì, il Merlot della Toscana. Il Merlot della Toscana. Gerti, posso dire la verità? Vieni in Italia, ci facciamo un giro, ti faccio conoscere. L'hai mai assaggiato l'Amarone? Sì. E non ci credo che È preferisci. quello che faccio per vivere. Sono nel mondo del vino e nel mondo degli alcol. Perciò... Anche io, Gerti. Sono nel mondo del vino, sono nel mondo. Lo so, per quello vi ho chiamato. Lo so. Questa cosa non l'avevo capito. Gerti è molto interessante. Dai, dici tutto. La domanda che volevo farvi è: qual è il vostro giocatore preferito se lasciamo i mostri sacri, i Kaká, i Shevchenko, i Van Basten, lasciamo tutti a parte, le seconde linee, dalle seconde linee, qual è il vostro giocatore preferito? Dici il tuo. Dici il tuo. Serginho. Beh, ci sta. Dai, ti rispondiamo, Gerti, ti abbracciamo. Grazie. Tra l'altro, scusa Gerti, Leo non lo sa che lì sono le 7 del mattino e che tu ti svegli per guardare Lunch Press. Incredibile, Gerti, sei un pazzo. Sì, però mi sono già bevuto un paio di grappa. È giusto, perché questo è un bel messaggio da mandare. Non si guarda sobri Lunch Press. Ciao Gerti. Sì, no, mai. Ciao. Sì, Antonio Gatta ti querelo, perché Savicevic nelle seconde linee Nelle seconde linee, Edo, non è facile, perché dipende poi da che annato. Ovviamente io ho visto il Milan di Ancelotti, prima no, quindi non riesco a dirvi bene prima chi tra le seconde linee. Sosa non è neanche la 10ª linea. Vedi, però, qua Edo ci scrivono Pierino Prati, Virdis, eccetera. Io ovviamente devo andare un po' più nel recente. Qualcuno Thomasson è un bel. Qualcuno ha detto Thomasson. Stavo per dire Lo scorpione bianco, cioè ci sta. Stavo per dire Yondal Thomasson. Il mio Bruno Ngotti. Beh, ma Cafu non era una seconda linea, anch'io stavo per dire Cafu. Cafu seconda linea, che ha vinto più mondiali, ha vinto 3 mondiali di fila, cosa fa? È l'unico giocatore al mondo, ammazza, seconda linea. Brocchi, dai. Tassotti, Riccardo Olivera ci stai per curando. Che appunto io ho vissuto la Banterera piena nel mio percorso di crescita, quindi non ti riesco a dire nessuno della Banterera. Attilio Lombardo ce lo ricordiamo perché si pettinava come Di Marco, come Barella, eccetera. Ecco, Edo, Pato.
Marco Simone è un bel nome. Pato è uno Raton Xavi Moreno. Pato è uno degli sprechi più grandi. È lo spreco più grande del calcio dagli anni 2000 in poi. Il spreco non necessariamente è colpa sua, però dico è il più grande mancato. Ma l'altro giorno ho visto un video con i gol di No, il più grande mancato degli ultimi 25 anni. Assolutamente sì. Ma è mancato Edo. Poteva essere tre palloni d'oro. Non completo, sì, sì, pallone d'oro. Cioè poteva essere un pallone d'oro, Edo, non lo dico di nessun altro, Però raga, voi la sentite di condannarlo? Cioè uno tra pallone e l'amore? Ma non c'entra. Cioè io non me la sento di condannarla questa non cosa. C'entra però. l'amore è importante nella vita. L'amore muove il mondo. Sì, questo è vero, ma non c'entra l'amore nella parabola discendente di Alessandro Pato, per quanto mi riguarda. È un altro modo di chiamare Massar, Rui Costa, Comandini. Gianni Comandini. Comunque io vi lascio con questa cosa, così poi non mi presenterò più. Io così poi non mi presento più, Edo. Ti piacerebbe. Ma Junior Messias ha fatto più gol al Milan di Rui Costa. Ciao a tutti. Esatto, ha già detto che non si presenta più, quindi non c'è bisogno di... Fattuale? Ma vai. Cagare, Leonardo Menini. Fattuale. Solo se l'hai pensato, guarda, saresti Scudetti vinti da Messias? No, vabbè, raga, padre perdonilo, questa è una citazione, uno era un po' più famoso di me, era in mezzo a due ladroni, diceva padre perdonalo. Prego adesso, Io ho un solo ladrone, però comunque padre perdonalo. Dugarry, De Jong, Winston Bogart. De Jong. De Jong. Nigel De Jong. Desai, Doraso, Gattuso, seconda linea, vabbè, ho capito. Tatarusano, perfetto. Dopo Tatarusano... Cecerusano. Vabbè, dai, raga, 14:01, anche questa l'abbiamo portata a casa. Ci vediamo domani puntuali alle 13. Continuiamo l'opera di avvicinamento a Milan-Juve e anche se non veniamo in onda, comunque la partita si avvicina lo stesso di un giorno. Però noi vi accompagniamo. Grazie a Morgan in regia, grazie a Leonardo Menini. Ciao a tutti. Guarda come vi ho scaldato su questa cosa qua. Hai visto Menini che c'è? Grazie a Gianluca Docio, a Daniele Sporchi che torna domani e a tutti voi, ma soprattutto grazie a questa splendida camicia. Ciao. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità. Da oltre 20 anni Europublishing è il punto di riferimento per i tifosi del Milan in tutta Italia. Con i nostri calendari, album di figurine, set cancelleria e carte da gioco portiamo la passione rossonera nelle case, negli uffici e nelle scuole di milioni di appassionati. Rivivi le emozioni delle grandi vittorie, colleziona i tuoi campioni preferiti e porta i colori della tua squadra del cuore sempre con te. Europublishing, quando la passione per il Milan diventa una tradizione. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press, ci vediamo domani ancora come tutti i giorni ore 13. Thank you.